Ragazzi, eccoci di nuovo qui, seconda parte del video news della settimana che non avrei voluto registrare sinceramente, non ci sarebbe dovuto essere, ma un paio d'ore dopo aver registrato le news, Hot Toys stranamente ha deciso di rilasciare nuove informazioni delle doll di Star Wars di cui avevamo parlato nel primo video soltanto con il tease, quindi mi sembrava doveroso ritagliarmi quei 10 minuti di tempo per quantomeno registrare questa seconda parte e darvi le informazioni per quanto riguarda questi personaggi, perché una settimana sarebbe stato troppo come attesa per parlarne. Quindi ragazzi, cercherò di essere breve. Ovviamente tutti abbiamo visto già nella parte precedente questo Yoda splendido, Yoda da episodio 3, quindi è stato confermato e queste sono le immagini ufficiali. Ovviamente ragazzi sono sulla pagina Facebook di Hot Toys e non sul loro sito, ho fatto 1000 tentativi di accesso e come sempre non c'è stato verso farlo funzionare. Questo è Yoda di episodio 3. Io direi che ci siamo, il mio giudizio diciamo su quello che ho potuto vedere da queste immagini è più che positivo. La somiglianza con lo Yoda di episodio 3 c'è, soprattutto in questo headscut, ce n'è un secondo che non mi convince appieno, lo vediamo fra un istante, e comunque in senso generale è un upgrade secondo me importante rispetto alla versione precedente di Yoda di episodio 2, se non sbaglio, che tra l'altro è quella che ho in collezione. E si vede che è passato un po' di tempo, questo Yoda dimostra comunque qualche passo in avanti. Intanto vedo il cablaggio dappertutto, cosa che c'era anche nella precedente versione, mi fa piacere. Il colore del vestito mi sembra azzeccato, non so se quello della pelle è proprio la tonalità giusta di verde, però diciamo che in senso generale, ragazzi, è un ottimo prodotto. Uscirà con anche la sedia del consiglio, cosa che apprezzo tantissimo perché valorizzerò sicuramente questo accessorio per la doppia esposizione con il mio vecchio Yoda, e questa è la scultura che dicevo non mi convince proprio appieno. Trovo che la parte diciamo che va dal naso fino al labbro superiore sia forse un po' troppo marcata, un po' troppo evidente. Dovrei fare un confronto con delle immagini di questo Yoda in particolare tratto dal film, ma ricordo che non fosse così marcata. Poi ragazzi, se mi sbaglio ovviamente fatemelo sapere. Bella questa immagine con Obi-Wan e con Mace Windu, peccato che la doll faccia veramente cacare a spruzzo. Abbiamo quindi molto bene, questo non avevo notato, vedi c'è la possibilità di cambiare le mani con i peg che non sono in vista, quindi probabilmente l'attacco sarà all'altezza dell'avambraccio. Molto bene, questa importante novità mi piace. Qui abbiamo un recap finale, quindi con accessori, solita basetta con un paio di sfondi intercambiabili, varie mani e piedi intercambiabili, la sedia, il solito effetto whoosh sbagliato in questo caso, e la spada laser. Non mi aspetto un prezzo esagerato per questo Yoda, almeno spero ragazzi, e purtroppo la release date non posso vederla, ma immagino comunque il solito annetto di attesa. Spostiamoci adesso sul comandante Gree. Anche questo un pezzo abbastanza importante per un fan di Star Wars, che io, ve lo dico già da subito, lascerò almeno in un primo momento da parte. Ho Rex e Cody, quindi Gree andrebbe assolutamente acquistato, ma per il momento già a livello di preordini ragazzi sono fino a qui. Anche questo molto carino, e mi piace il painting generale come è stato reso e assolutamente nulla da dire. È il solito clone, ma non è un clone come tutti gli altri, perché questo è un comandante piuttosto importante per Star Wars, quindi ragazzi anche qui fatemi sapere che cosa ne pensate, ma soprattutto se lo prenderete, e mi rivolgo ovviamente ai fan di Star Wars che saranno gli unici che guarderanno questo video probabilmente. E solito pattern diciamo per quanto riguarda gli accessori, alcune mani intercambiabili, la basetta molto standard con il supporto orribile e poco altro. Spostiamoci adesso su un altro degli acquisti obbligati per me quantomeno, che è quello di Zeb.
Zeb tratto stavolta da The Mandalorian e Grogu, che si è visto abbondantemente nel trailer del film. Qui mi sembra che il lavoro sia eccellente dal punto di vista quantomeno dell'head sculpt, mi piace anche la chicca del pelo innestato sulla barba e a quanto vedo anche sugli arti, quindi ottimo, e mi sarebbe soltanto piaciuto aspettare un pochino quantomeno l'uscita del film per capire un attimo come viene reso questo Zeb all'interno di The Mandalorian e Grogu. Ho delle buone aspettative, però ecco, annunciarlo così in anticipo un pochino a me sinceramente dà noia. Però resta un ottimo pezzo che sicuramente dovrà essere aggiunto alla mia collezione per andare ad arricchire insieme alle doll di Ahsoka quello che è il team di Rebels, anche se in live action purtroppo e non con una resa cartoon animata. E direi che come proporzioni più o meno ci siamo, l'altezza è di 33 cm, quindi poco più alto di Mando. Forse dovevi vedere qualcosa da questo punto di vista, però dovremmo più o meno esserci. Per quanto riguarda il resto mi sembra tutto abbastanza azzeccato, quindi ragazzi non ho fatto dei confronti veri e propri con quello del film, anche perché si vede soltanto nei trailer, quindi non riesco ancora a percepire bene, però lo vedremo, questo sicuramente andrà preordinato e quindi lo vedremo insieme anche come con l'unboxing l'anno prossimo ovviamente. Per quanto riguarda gli accessori abbiamo mani intercambiabili, il fucile lancia, diciamo, che può essere mostrato insomma in 3 differenti modi e solita basetta orribile. Poi spostiamoci su quelli che io ritengo essere quelli meno importanti, il Luke Skywalker dall'ultima trilogia, Artisan Edition. Non l'avevo percepito quando è stato fatto vedere il tease che fosse un Artisan, sinceramente. Invece lo è, quindi limitata a 2500 copie, solita numerazione che utilizza Hot Toys per le exclusive Artisan. E quindi per fortuna per me che non sono interessato al personaggio, sarei interessato a Luke ma non in questa versione, sarà una Artisan limitata. È una bellissima doll, adesso andando un pochino nell'oggettività, è una bella doll, molto ben realizzata, la somiglianza secondo me è incredibile. La barba forse sarebbe dovuta essere leggermente più lunga, leggermente più folta, essendo scolpita posso capire i limiti della scultura, e i capelli direi che più o meno ci siamo, e non so come renderanno poi Artisan e come riusciranno ad essere così precisi sempre, ragazzi, ho qualche dubbio, ma comunque resta una bellissima doll. Per chi ama Luke sotto queste vesti, anche qui un acquisto obbligato. Purtroppo la limited edition è un pochino più difficile da trovare sempre, però tutto si trova e tutto si recupera, ragazzi, volendo. Abbiamo quindi questi vari accessori, la basetta è quella di nuova generazione, invece solito effetto whoosh e spada laser per questo Luke. La delusione più grossa invece per me arriva con questo Maul, che purtroppo è quello di Shadow Lord, una serie che tra l'altro sto apprezzando tantissimo, qui intanto vedo una novità, bene, sto apprezzando tantissimo, ma mi sarei aspettato da Hot Toys, anche non tantissimo sinceramente, una versione proprio con le fattezze della serie, e invece no, ennesimo riciclo dell'head sculpt, quindi altro prodotto che viene venduto così alla Katsum, e con il viso del Maul di episodio 1, la 2.0 praticamente, almeno quello mi sembra. E quindi sono un po' amareggiato, vedo che comunque c'è un effetto whoosh migliorato, in questo caso finalmente azzeccato, non capisco perché
su di lui ci sia questa cosa, sugli altri invece sempre di nuova generazione, ma è vecchio effetto Bush. Io veramente continuo a non capire determinate cose. Comunque per il resto Maul è sempre Maul, quindi è sempre un gran bel personaggio, è sempre figo. Con questa cotte, questo cappuccio, questo mantello è ancora più cattivo e più cazzuto, e soprattutto c'è la possibilità di esporlo, anche se con queste articolazioni in vista orribili, anche senza vestiario. Bello e bello, ragazzi. Qui vediamo anche Marrock. È bellissimo, però ripeto, molto amareggiato dal fatto che non sia stato reso con l'head sculpt che avrebbe meritato, così come Throne. Throne di cui abbiamo parlato nel video precedente, che è stato annunciato come un Throne di Rebels, invece un vero e proprio riciclo con qualche parte dell'armatura della divisa differente, ma spacciato per il Throne di Rebels. Ma assolutamente quello è una reinterpretazione realistica di Hot Toys, chiamiamola reinterpretazione, invece è svogliatezza, pigrizia e un vero e proprio riciclo di una roba che aveva già fatto, niente di più. Stessa cosa con questo Maul, purtroppo. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio ancora per aver seguito questo video. Fatemi sapere ovviamente qual è la vostra wishlist fra questi personaggi. Ringrazio tutti i fan di Star Wars che magari avranno seguito questo video e mi scuso ancora se ho dovuto dividere in due queste news della settimana, ma come vi dicevo hanno fatto uscire questi annunci immediatamente dopo aver registrato la prima parte. Era inevitabile dover fare questo video per non farvi aspettare un'altra settimana, sacrificando anche vari impegni che avevo durante la giornata, ma vabbè. Detto questo, vi saluto, grazie ancora ragazzi, se vi è piaciuto il video, solito supporto e vi ringrazio anche di questo e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto.